Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima. Ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno a tutti. Questo è Mattino Milan di mercoledì 17 settembre del 2025. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Simo, come diciamo sempre, soprattutto a chi ci aiuta e ci supporta attraverso i mi piace, le iscrizioni che sono gratuite, basta un clic qua sotto vicino al titolo, i commenti dicendoci la vostra sull'attualità rossonera e appunto gli abbonamenti a 2,99 che, come stiamo dicendo questi giorni, Simo, vi consigliamo di fare. Vi consigliamo più che mai di fare perché tra pochi giorni c'è una grande ed enorme sorpresa per voi. Quindi continuate ad abbonarvi, grazie a tutti coloro, ragazzi, che ci supportano con queste cose, insomma, gratuitamente, economicamente, grazie mille. Sì, insomma, sarà un bel sorpresone, insomma, fuori periodo perché non è Pasqua, ma è una sorpresa molto grande da trovare un po' più in là tra qualche tempo. Caro Henry, mi verrebbe da dire ci risiamo, ma non è che non è che abbiamo mai cambiato registro, nel senso, siamo sempre qui, come diceva un vecchio coro, sempre chi. La questione è molto semplice, siamo sempre a dover raccontare qualcosa che non c'entra niente con il campo e ci dispiace perché in teoria sarebbe anche bello, tipo ieri, che so, essere a San Siro a parlare di Champions League. Ma siccome non ci siamo in Champions League perché qualcuno l'anno scorso ha deciso di fare un pastrocchio totale e farci andare all'ottavo posto, sia mai ricordarlo, ma siamo a raccontare ancora per l'ennesima volta che ci si sta adoperando per cercare di portare acqua al mulino a una fazione piuttosto che all'altra all'interno del Milan. Ora, ci siamo svegliati ieri con lo strillo di palazzo che Luka Modric l'aveva portato Tare e Furlani. Perché io mi immagino così la scena. C'è il telefono, scrolla, vede, like per Modric. Like per Modric. Bene, i tifosi sono contenti di Modric. Poi i tifosi sono contenti del fatto che, no, ma sono contro gli arbitri. Ma non abbiamo peso politico. No, aspetta. Allora facciamo così, domani diciamo che io ho preso Modric e io ho telefonato ai vertici dell'AIA, della Lega, della FIGC, dell'Impero Marittimo, di Marte e di tutto quanto. Morale, siamo di nuovo qua, Henry. Eccoci qua. Ma il punto è che non ce n'è bisogno. Sceso in campo, come il vecchio presidente, peraltro. Sì, questo è l'articolo di oggi. Tralasciando il fatto che o lo fai pubblicamente, cioè finisce Milan-Bologna, ti presenti ai microfoni e rilasci una dichiarazione pubblica dicendo non è possibile, è andata bene perché abbiamo vinto la partita, ma altrimenti rischiava di essere un furto, un errore madornale, quindi o lo fai direttamente pubblicamente, come fanno tanti, perché altre società basta una mezza roba che lo fanno, no? Quindi non è reato, è poco elegante, è non da Milan, io aggiungo, ma molte società lo fanno e in Italia abbiamo capito anche che se fai così probabilmente hai più effetto che farlo in separata sede. Ma se decidi di farlo in separata sede, cosa nobilissima, rispettabilissima, Magari che può portare anche più frutti, forse, non lo so. esatto, magari più efficace. Però. Allora che senso ha sviolinarlo ai 420? Cioè ottiene esattamente l'effetto opposto, perché fai fare
alle istituzioni, tra virgolette, la figura dei cioccolatai. Tu vuoi provare a uscirne dicendo non ho fatto niente subito, ma poi ho chiamato, l'ho fatto. Cioè rischia anche di essere quasi controproducente e non è forse il modo giusto, ecco. Però Simo, mi verrebbe da dire, ti stupisci? Io personalmente no. Non mi stupisco perché siamo alle solite. Ma sai qual è il peccato di questa situazione che per me va evidenziato? È che in questo momento qui non serve, non ce n'è bisogno, ok? Abbiamo una squadra che, difesa a parte, probabilmente è stata messa su anche decentemente. Abbiamo un allenatore che con 1 anno e mezzo di ritardo, forse anche di più, è arrivato al Milan perché non potevi fare altrimenti, perché già sei praticamente bollato, sei dovuto andare per forza di cose da Allegri e non puoi farlo scienziato, non hai più potuto farlo scienziato con Fonseca e con Seisao. La stagione è iniziata, Milan Cremonese a parte, in maniera abbastanza, non dico serena, ma che ispira fiducia, è iniziata con fiducia trasmessa. Che bisogno c'è di queste cose? Che senso ha? Qual è lo scopo? Qual è la finalità? Non No, ma- serve. Pensiamo al calcio, pensiamo al Milan, pensiamo a vincere le partite, non a ste robe qua. Ste robe qua di arbitri, di farsi sentire, del peso politico, sono cose che dobbiamo affrontare magari noi, no? No, ma ci sta anche farlo, Henry. Non è questo il discorso. Cioè, il discorso di base è ci sta a far tutto. Sì, Ma io non so come far passare il messaggio. Cioè, ehm, se vuoi fare tutto quello che vuoi fare, deve essere finalizzato al bene del Milan, non al bene di te stesso. Ok? Se lo vuoi fare e lo fai per il bene del Milan, ha un conto. Se lo devi fare per sbandierare 420, io non so come dirlo, la battaglia è persa. Il 95% dei tifosi del Milan lo avrebbe fuori dalla porta domani mattina e probabilmente stapperebbe a champagne. Quindi è persa. È inutile che fa sapere agli organi di partito di stampa, scritta, social, ma pure video, tutto quello che è il cucuzzaro di quelli che gli ruotano intorno. La battaglia è persa. Non lo vuole vedere più nessuno al Milan. Io non so come farglielo capire. È molto più bella una ritirata, tra virgolette, lavorando per il bene del Milan e uscendo, provando a fare il bene del Milan, piuttosto che tentare ancora di prendere posizioni non lavorando per il Milan, ma cercando di mettersi in mostra lui, cercando di affossare altri. E tra poco parliamo della questione Galliani a proposito di questo. Perché ovviamente all'orizzonte c'è pure questa cosa qui, sto patatrocchio qui che se dovesse succedere è un altro, perché al di là della facciata che ci si abbraccia, ci si bacia, eccetera, San Siro gentleman, va bene, perché quante volte abbiamo visto lo stesso Furlani che si abbracciava con gli altri a destra e a con sinistra negli Ibra. ultimi 3 anni, tra Ibra, Cardinale, l'ha fatto pure con Maldini e come si chiama? E Massara gli ultimi 2 o 3 mesi di campionato dell'ultimo anno di Maldini e Massara. Quindi le foto, le video lasciano veramente il tempo che trovano. Poi ci sono i fatti, li conosciamo. Quindi io mi verrebbe da dire come il meme, sai, fai qualcosa di Milan, cioè fai qualcosa per il Milan. Cioè, invece che per te stesso, una volta tanto, provi a fare qualcosa per il Milan, perché invece di ricordarci che hai preso Modric, perché adesso ovviamente i tifosi del Milan, non è che da adesso, da sempre, ambiscono ad avere Modric e quindi sono contentissimi di avere Modric. E non è che glielo devi ricordare, perché sennò se tu ricordi Modric ti devo ricordare che per prendere Rabiot, quel povero Cristo di Allegri ha dovuto fare una settimana di attacchi stampa per farselo comprare dopo la Cremonese, perché sennò Rabiot era da un'altra parte. Sì, Quindi, tra l'altro se non s'azzucca con Rowe, è ancora altra di più. cosa. Oppure Simo, visto che ieri sera c'è stata la partita di Champions, come qualcuno si vanta, tra virgolette, del fatto di aver preso Modric, posto che lo stesso Modric ha detto che è stato convinto da Tare, che è andato a casa sua, ma questo è un altro discorso. Dovremmo anche ricordare che invece non ha comprato un attaccante, se non un Kunku, e che l'attaccante che voleva l'allenatore del Milan
ieri sera fa 2 gol e un assist, in Serie A ha fatto gol a ogni partita praticamente, tranne contro l'Inter, e sta trascinando la Juventus. Cioè, perché allora bisognerebbe ricordare anche queste cose. Come dicevi tu, ha più senso a questo punto, in una stagione in cui i tifosi del Milan hanno anche un briciolo in più di fiducia sul campo, basterebbe stare fermi, mettere da parte il proprio ego, mettere da Al parte Milan, al campo. le proprie, diciamo, battaglie personali, anche perché, come dicevi tu, la questione è bollata. Viene inquadrato 5, 10 secondi, 3 secondi sui maxi schermi, partono fischi, cioè è quasi un riflesso incondizionato, ok? Dei tifosi del Milan. Cioè, cosa dobbiamo fare ancora? Vogliamo fare un'altra stagione ogni 4 giorni a rivendicare cose, a dire sono stato io, sono il più bravo io, sono il più bello io? Io No, veramente, cioè, per no, una no, volta... può anche farlo, può anche farlo. L'importante è che non aggiunga il carico, cioè io sono bravo, gli altri sono cattivi. Guarda come stanno sbagliando quelli, guarda come... Perché poi se no si creano le stesse dinamiche che ci hanno trascinato all'ottavo posto, già ci sono in realtà, ma che ci hanno trascinato l'anno scorso all'ottavo posto. Poi fortunatamente quest'anno è un allenatore, adesso lasciamo parlare del DS che mi ha preso tra due fuochi, vabbè. Ma l'allenatore quantomeno che ha il suo di fuoco e non gli interessa di nient'altro, giustamente pensa al campo a vincere le partite, che ha le spalle larghe per non farsi trascinare giù alla prima burrasca. Ma se ne lanci 10 di burrasche, poi rischia pure che questo allenatore va giù, perché va bene tutto, ma non è infallibile da quel punto di vista. E non parlo del campo, parlo proprio della gestione, di avere le spalle larghe, di sopportare tutto e tutti, di far da ombrello per la squadra e tutto quanto. Perché poi il rischio è quello lì, che non pensando sempre al campo e continuamente pensando, non è la finanza questo è calcio. Cioè, bisognerebbe dire alla D che questo non è il mondo dell'alta finanza dove sono tutti contro, ci si guarda in cagnesco, se ci può ci si fotte. Non è questo il mondo. Questo è il mondo del calcio, si giocano le partite e si diventa bravi con i risultati sportivi. Perché se tu hai fatto 2 o 3 anni di risultati sportivi top, non c'è bisogno di andare in giro a fare queste battagliucce. Il problema è che, come detto, all'orizzonte, perché già lo stiamo vedendo, è chi dice, no, arriva, Galliani adesso arriva. Gli altri, no, ma guarda che forse salta, spero salta, forse salta. E chi c'è in mezzo? Il Milan, come sempre. Sempre così, sì, ma la cosa che a me dà più fastidio è che, cioè, per una volta non serve. Per una volta C'è il dovresti Milan. è iniziata la stagione in un modo, nonostante tutto quello che è accaduto l'anno scorso, che i tifosi del Milan sono distaccati, stanchi, abbattuti, delusi, tutte queste sensazioni che hanno, la stagione è iniziata con un briciolo di speranza, ok? Tutte ste robe non servono. Sì, sta Ma buono, è sta anche buono. controproducente, Ma e la cosa che non non capisco è che è anche controproducente, gliene frega eppure niente, siamo avanti. Boh. perché al terzo anno inizio a pensare che non interessi per nulla. Tanto nel caso a fine stagione i conti si sistemano nel modo che sappiamo, l'azionista è contento e arrivederci. Quindi non è questo purtroppo il focus. Come hai detto giustamente, in teoria quest'anno, essendo partito tra un problemino e l'altro, hai rimesso un po' la cosa in moto e sta iniziando a andare avanti, stai buono. Cioè, perché poi ci svegliamo tra qualche mese che diciamo, ah, ma caspita, hai visto? C'erano delle lotte interne che ci hanno condizionato, mannaggia. Invece, magari se lo dici mentre si iniziano ad attivare e mentre si stanno facendo, magari si spengono subito, invece te le trascini, poi il rischio è che poi dici, ah, caspita, siamo arrivati ottavi perché non andavamo d'accordo. Cioè, svegliarsi dopo è semplicemente constatare la realtà.
Se invece ci si sveglia subito, forse Già. magari se non si presta al fianco alle sponde, ai messaggini, Henry, grazie. Siamo arrivati in chiusura, vi aspettiamo più tardi con i classici appuntamenti. 17 settembre, già ne abbiamo viste di ogni. Ragazzi, ve lo dico, se state guardando questo video dall'alto dei vostri alti piani, non c'è bisogno, ok? Cerchiamo di vivere una stagione pensando a quel rettangolo verde con le linee bianche, le porte, le reti, i palloni e i giocatori in campo. Non c'è bisogno del resto, non ci pensiamo, perché neanche noi vorremmo pensarci. Vi prego, ci vediamo più tardi. Amici rossoneri, è il momento di scendere in campo, perché è tornato il Fanta dei milanisti. In palio ogni giornata ci sono maglie ufficiali del Milan, buoni Amazon da 100 euro e, tra i premi finali, iPhone 16, MacBook Pro 14 pollici e molto altro. 270 crediti per la rosa, mercato sempre aperto, ma soprattutto solo milanisti. Sfida gli speaker di Radio Rossonera e gli altri ascoltatori. L'iscrizione costa solo 19,99 € per tutta la stagione. Vai su fantalgoritmo.it/Radio Rossonera e affrettati, perché in caso di spareggio vince chi si è iscritto prima.